Alta Langa DOCG, l'eccellenza delle bollicine piemontesi e la storia dello spumante italiano. La DOCG è del 2011, DOC dal 2002, quindi piuttosto recente sembrerebbe, ma la tradizione su cui si basa questa regolamentazione è molto antica, la più antica tra gli spumanti italiani. È proprio nel cuore dell'Alta Langa, a Canelli, che nel 1850 Carlo Gancia inizia per la prima volta in Italia la produzione di un vino con gli stessi metodi della produzione dello champagne. Produzione e metodi che aveva appreso negli anni trascorsi a Reims, nella zona dello Champagne, appunto, lavorando per case di champagne. Carlo Gancia, appunto, torna nel suo Piemonte e inizialmente la produzione avviene utilizzando le uve Moscato, che erano le uve più comunemente presenti, le uve storiche del territorio di Canelli, ma altrettanto assestata in questo periodo, altrettanto importante in questo stesso territorio, la produzione di Pinot Noir e Chardonnay. Introdotte questi due vitigni sul finire del Settecento e primi dell'Ottocento da alcune famiglie nobili nella zona appunto del Monferrato e delle Langhe, dell'Alta Langa, e quindi già presenti sul territorio. Carlo Gancia inizia appunto la spumantizzazione del Moscato attraverso il metodo classico, cioè il metodo di rifermentazione in bottiglia che è proprio dello champagne, ma ben presto affianca al Moscato l'utilizzo di uve Pinot Noir e Chardonnay presenti sul territorio. Il successo di questa produzione diviene immediatamente patrimonio comune di questo territorio e molte altre aziende nel territorio di Canelli e nei dintorni di Canelli iniziano produzione di vini con la stessa metodologia e con l'utilizzo delle stesse uve. Continua in parallelo la produzione di Moscato, ma prosegue da sempre, non si è mai interrotta, la grande tradizione dell'utilizzo del Pinot Noir e dello Chardonnay per questa tipologia. La DOCG del 2011 riprende semplicemente questa grande tradizione e la porta al massimo livello di eccellenza e garanzia di qualità. Infatti, per l'Alta Langa DOCG è possibile utilizzare esclusivamente Pinot Noir e Chardonnay, esclusivamente prodotti con il metodo classico, quindi la rifermentazione in bottiglia. Le uve devono essere prodotte nel territorio dell'Alta Langa, il numero e l'estensione di questi vigneti è assolutamente limitata e ad oggi bloccata dal consorzio. Devono essere vigneti unicamente dedicati alla produzione di Pinot Noir e Chardonnay per vini spumanti, quindi con le caratteristiche di acidità, di freschezza adeguate a questo tipo di produzione. Le quote sopra i 250 metri sul livello del mare e i terreni devono essere quelli adatti a questa tipologia, quindi terreni calcareo-argillosi con una forte componente di calcare. Terreni bianchi, quindi con delle bellissime esposizioni che portano quest'uve alla maturazione ottimale. Ma il grande segreto, oltre alla grande qualità delle uve, sta nei tempi di affinamento. La rifermentazione in bottiglia minima per l'Alta Langa DOCG è di 30 mesi, 36 per la minimo per la versione riserva, ma ovviamente le aziende possono, e molte aziende lo fanno, possono avere tempi di affinamento anche molto più lunghi, 60, 120 mesi. Di tutte le tipologie di vini spumanti italiane, francesi, quindi incluso lo champagne, spagnole di qualunque parte del mondo, l'Alta Langa è quello con i tempi di affinamento minimi richiesti più lunghi in assoluto, ben 30 mesi di affinamento in bottiglia che portano questo prodotto ad avere una bollicina molto fine, molto elegante, molto equilibrata. I tempi di affinamento lunghi, come per i grandi vini di Langa, territorio con il quale l'Alta Langa confina, sono un po' nel nostro DNA della nostra zona, del nostro territorio. E in questo caso gli affinamenti così lunghi portano ad avere dei vini con una grandissima eleganza, che è la dote distintiva dell'Alta Langa. L'altra dote che è comune, patrimonio comune a tutte le denominazioni dell'Alta Langa, oggi sono più di 20 aziende a far parte di questo consorzio, è il fatto che abbiamo vini sempre molto adatti all'abbinamento gastronomico.
Sono vini che, nonostante i lunghi affinamenti, ma proprio per il grande equilibrio e la grande qualità delle uve da cui partono, permettono di avere un'espressione del vitigno molto importante anche a distanza di anni, e quindi non abbiamo mai un prevalere delle note di lievito, di crosta di pane, che sono presenti, che arricchiscono il bouquet di questi vini, ma senza mai andare a intaccare il varietale, senza mai andare a intaccare la nota caratteristica del Pinot Noir o dello Chardonnay, che ovviamente possono essere presenti entrambi, oppure Pinot Noir in purezza o Chardonnay in purezza. Quindi un vino gastronomico per eccellenza, un vino che, con la sua eleganza, la sua freschezza e la finezza, l'eleganza appunto delle sue bollicine, quindi la particolare settosità di queste bollicine nella nostra bocca, permettono una vasta gamma di abbinamenti, sia con la cucina più tradizionale piemontese, che è molto ricca di grassi e anche di prodotti fritti, con cui questo vino si abbina magnificamente perché va a pulire, a rinfrescare la bocca, ma anche con le cucine internazionali di tutto il mondo e con le cucine più creative. In questi anni abbiamo visto l'abbinamento dell'alta langa veramente con ogni tipologia di piatto. Questo grande equilibrio fa sì che il vino porti il suo equilibrio anche ai piatti con cui va abbinato. Quindi sicuramente è un vino che si può apprezzare nell'ora dell'aperitivo da solo, senza necessariamente un cibo da abbinare, ma che dà davvero il meglio di sé e valorizza davvero qualunque cibo in ogni possibile declinazione, in ogni possibile abbinamento. Quindi un vino che davvero può andare ad abbinarsi a qualunque piatto, giocando sull'acidità, giocando sulla struttura, giocando soprattutto sull'equilibrio, che è la chiave davvero di questo vino.